Aggiornamento di calciomercato Inter, punto della situazione molto importante, perché ci sono tante notizie, le rimettiamo tutte in ordine, soprattutto ora, perché a breve dovrebbe esserci un nuovo incontro tra la dirigenza dell'Inter, l'allenatore Simone Inzaghi, per aggiornarsi sulle operazioni che stanno entrando nel vivo proprio in queste ore e ci attendono probabilmente i giorni più caldi per capire che direzione prenderà il mercato dell'Inter, perché come spesso accade, poi l'Inter a giugno sembra sotto assedio, sembra che possano andar via tanti calciatori. Si parte comunque dalle cessioni e molti tifosi, comprensibilmente, devo dire, mi stanno scrivendo: "Ma perché dobbiamo vendere prima di comprare nonostante i tanti soldi incassati, dalla Champions League?" Il motivo lo abbiamo detto tante volte, è bene sempre ribadirlo, però l'Inter ha un'esigenza fondamentale, quella di abbassare il costo della squadra. Che cos'è il costo della squadra? È quel valore a bilancio che si compone dalla somma di tutti gli ingaggi lordi dei giocatori sotto contratto più tutti gli ammortamenti dei calciatori, che sono in parole povere il costo del cartellino del giocatore diviso per gli anni di contratto. Se compro un giocatore per 10 milioni di euro come valore a bilancio, gli faccio un contratto di 5 anni, quel giocatore mi andrà a pesare a bilancio 2 milioni ogni anno più l'ingaggio lordo. Facciamo la somma di questo per tutti i giocatori rosa e abbiamo il costo della squadra che per esigenze di bilancio e per accordi con l'UEFA dovrà abbassarsi probabilmente di un 20-30 milioni di euro rispetto a quello che è il totale che ha oggi l'Inter. È un po' come quando costruite la vostra rosa al fantacalcio, avete 250 crediti per esempio e con i vari incastri dovete andare a costruire la vostra squadra. Semplificando molto ovviamente il discorso, è la stessa cosa che fa l'Inter, che prima di appesantire ulteriormente i conti vuole piazzare delle cessioni e in questo senso sono in arrivo delle novità di cui parliamo nell'episodio di oggi. Amiche ed amici passioni interisti, quindi ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito un mi piace per sostenerci e iscrizione al canale subito se non l'avete ancora fatto. Stanno arrivando un sacco di contenuti che non dovete assolutamente perdervi. Nella nostra ultima live trovate sul nostro canale un approfondimento specifico, secondo me molto interessante, dove vi ho raccontato un sacco di cose, di retroscena, di notizie, di incastri sul caso Arabia Saudita e su come sta influendo sul mercato e sul mercato dell'Inter in particolar modo. Recuperate quell'approfondimento, mi raccomando, perché qui in questo episodio invece andiamo dritti sulle notizie che non abbiamo approfondito appunto nell'ultima live e non dobbiamo perdere tempo, andiamo dritti al punto. In questa serie di incastri. L'Inter ha già completato una prima operazione dentro e una fuori. Questo sarà un po' il tema, soprattutto in questa fase, a meno che non intervengano dei fattori straordinari a cambiare la direzione del mercato, nel senso che l'Inter con Pirola riscattato dalla Salernitana ha già esercitato il riscatto di Acerbi e adesso si proseguirà su questa scia in termini di mercato. Zanotti, il giovane Zanotti, quest'anno ha avuto 2 presenze in Serie A, andrà in prestito al San Gallo, ma è un'operazione minore che non influisce molto. Ha ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita che però l'agente Pastorello fa sapere che ha rifiutato e a breve quindi si passerà al rinnovo con l'Inter, scelta che personalmente condivido perché credo che sia difficile trovare un giocatore allo stesso costo di De Vrij che ti possa dare lo stesso impatto, un giocatore che nella seconda parte di stagione per me è tornato a crescere in maniera importante, è tornato quasi ai suoi livelli a cui ci aveva abituati. I temi più caldi sul tavolo a questo punto però sono tre. Il primo è il caso Bellanova, perché l'Inter non ha esercitato l'opzione per il riscatto, stava cercando di rimandare i discorsi con il Cagliari per trattare al ribasso quei 7 milioni di euro previsti per riscattare il cartellino di Bellanova. In questo spazio si è inserito però il Torino in maniera molto molto concreta su richiesta sembra proprio dello stesso allenatore Juric. E personalmente, ecco, condivido la scelta di non riscattare a 7 milioni perché io credo che oggi l'Inter farebbe bene a dirottare questa cifra, viste le esigenze che ci sono nella rosa, su altri profili più pronti, mentre credo che Bellanova potrà avere, nel caso in cui si concretizzasse la trattativa, che non mi sembra ancora chiusa da quello che ci risulta, a Torino con Juric può avere quello spazio di cui ha bisogno e lì secondo me può crescere meglio di quanto farebbe all'Inter dove partirebbe di nuovo dietro e per ora non è ancora pronto secondo me per stare all'Inter. Tema numero 2 è legato a Brozovic perché a differenza di De Vrij
Per Brozovic la trattativa con l'Arabia Saudita, in particolare con la società, con il club in cui gioca Cristiano Ronaldo, sembra poggiare su delle basi molto concrete. Inizialmente si è parlato nelle scorse ore di un'offerta da 15 milioni di euro per il cartellino di Brozovic e fa un po' arrabbiare perché comunque ecco, vediamo tante società arabe che stanno spendendo un sacco di soldi e a noi danno un pochino le noccioline eventualmente. In realtà poi la cifra potrebbe essere un qualcosa di più, fatto sta che sotto, diciamo, la base di questa trattativa sembra concreta. Molto dipende dalla scelta del giocatore di cui ancora non sappiamo appunto le motivazioni, se accetterà o meno, molto dipende dalla sua volontà. Rimane anche il Barcellona sempre interessato al centrocampista croato. Su questo io dico due cose. La prima è che se si dovesse concretizzare la partenza di Brozovic, per me è una partenza molto sottovalutata in questo momento da parte dei tifosi, in termini di equilibrio che appunto verrebbero a mancare, un giocatore che per me ha ancora diversi anni davanti ad alti livelli. Allo stesso tempo però è bene considerare che oltre ai soldi del cartellino che riceverebbe l'Inter in cassa, bisogna considerare un ingaggio lordo piuttosto elevato, perché Brozovic è a bilancio attorno ai 13 milioni di euro lordi all'anno come ingaggio ed è uno spazio piuttosto importante, piuttosto pesante nei conti, uno spazio che se liberato darebbe il via poi a ulteriori operazioni che appunto possono essere concretizzate e tra poco ne parliamo. Nel frattempo però tema numero 3, Edin Dzeko sta finalizzando le trattative per andare al Fenerbahce. Rispetto all'Inter la squadra turca ha messo sul piatto intanto più soldi per ogni anno di contratto, ma soprattutto un biennale e non un solo anno di contratto e anche un ricco premio alla firma, quindi è un'offerta più elevata e anche qui io credo che sia giusto che l'Inter lo faccia partire, anche se ora in attacco ecco, si aprono degli scenari non semplici nonostante i primi risparmi che sono stati generati. Con queste prime operazioni l'Inter comunque fa spazio intanto per Frattesi, lo citavo, facevo riferimento nel discorso su Brozovic, su Frattesi l'Inter si è portata avanti ed è bene andare a chiudere prima che si possano inserire altre società e prima di rischiare altri casi di calciatori che ci sono sfumati all'ultimo. Rinnova De Vrij come dicevamo e considerando anche Gagliardini che va via a parametro zero, ci sono le prime basi per effettuare questo ricambio in rosa. Poi però la squadra andrà completata con altri tasselli e Lukaku rimane il principale obiettivo in entrata sul quale stanno ragionando. È previsto un incontro tra Lukaku e Chelsea molto a breve con l'attaccante che sta cercando di spingere, sembra addirittura in prima persona voglia andare a forzare la mano per rientrare all'Inter ed essere a disposizione per il ritiro di luglio ed è una questione molto importante perché l'Inter ovviamente con o senza Lukaku deve fare una serie di ragionamenti piuttosto importanti per l'attacco perché Dzeko va via, Correa vedremo se si riesce a piazzarlo, Lautaro è l'unico praticamente certo di rimanere a me. Zanetti nelle scorse ore ho sentito le parole del vicepresidente Zanetti che ha parlato di Lautaro felice di stare all'Inter, che sta bene all'Inter, lo ha di fatto blindato e mi è sembrato molto molto sincero su Lautaro Martinez. Tutto attorno invece, dicevo in apertura, sembra dal punto di vista mediatico di vedere un Inter sotto assedio con tutti i big nel mirino dei grandi club europei. Il The Independent in Inghilterra poco fa ha parlato di Manchester United e Real Madrid su Di Marco, che si sarebbero informati e sarebbero pronti ad un'offerta. Sempre in Inghilterra e poi è stato ripreso ancora di più anche in Italia si parla delle principali società della Premier League interessate a Barella, in particolar modo il Liverpool, ma non solo. Su Onana c'è sempre l'ombra del Chelsea, ma soprattutto devo dire del Manchester United che non è ancora chiaro che cosa farà con De Gea e quindi se Ten Hag chiederà l'affondo su Onana o meno. Tutti vogliono i giocatori dell'Inter, i giornali sparano e sembra appunto che alla fine faticheremo a giocare in 11 il prossimo anno, però è sempre la stessa storia come era accaduto anche l'anno scorso. Che siano interessati ai giocatori dell'Inter mi sembra abbastanza normale, visto che arriviamo anche da una finale di Champions League che ha messo tanti calciatori in vetrina. In questo momento però a meno di offerte veramente folli l'Inter non vuole vendere alcuni calciatori, su altri di sicuro non vuole svenderli e fissa dei prezzi molto alti per una possibile trattativa. Quindi nelle prossime ore a meno di colpi di scena mi concentrerei di più su Gosens che può andare in Germania e l'Inter allora andrebbe su Carlos Augusto del Monza che genera un altro risparmio a bilancio.
Questa è la situazione ad ora e il punto di partenza in vista di questo vertice che attendiamo tra l'allenatore e la dirigenza, da cui poi secondo me avremo maggiori dettagli su quello che potrà accadere. Bisogna essere però molto cauti e pazienti, perché con l'irruzione molto violenta dell'Arabia Saudita, così pesante sul mercato, i nuovi parametri UEFA sui conti, la Premier League che deve ancora sbloccare tutta una serie di situazioni, questo è un mercato estremamente volatile e gli scenari cambiano veramente di giorno in giorno e bisogna prestare attenzione a tutto. Quindi vi aspetto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per commentare tutte le notizie in diretta ogni giorno. E prima di salutarvi vi lascio un altro approfondimento che assolutamente non dovete perdere. Per chi ci ascolta in podcast lo trovate in descrizione, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.